Buongiorno a tutti amici e amiche del canale, ben ritrovati. Oggi ho preparato un altro book tag perché vedo che vi piace questo genere di video, fa parecchie visualizzazioni, quindi ho pensato di proporne un altro. Questo l'ho trovato sul canale di Matteo Fumagalli, penso che lo conoscerete, è un book tag che è di moda adesso. Dopo vi lascio il video originale in descrizione, come sempre. Sarà un video breve, si chiama Libri che sono da 10 ma c'è un ma, sono 5 o 6 domande. Oggi vi propongo alcuni libri che ho scelto per voi. Allora, la prima questione è libri che sono da 10 ma che supera le 500 pagine. Per per questo tag io ho scelto La Valle dell'Eden di Steinbeck, ne avevo già parlato in altri video. Non ho ancora fatto un video specifico su questo libro perché l'ho letto molti anni fa, volevo rileggerlo prima di fare il video, poi magari vi farò un video apposta. La Valle dell'Eden, come saprete, ne è stato tratto un film famosissimo con James Dean, ma il libro è molto più lungo, molto più completo. La Valle dell'Eden sarebbe la Valle del Salinas nella California settentrionale, che sarebbe la valle dove è cresciuto Steinbeck, e qui ha immaginato eh, una, una storia una saga familiare in cui si tratta il bene e il male, due fratelli, Caino e Abele, due famiglie che sono in una saga continua, le vicende di queste famiglie si intersecano per tutto il libro. È considerato uno dei libri più belli di sempre, scritto benissimo, è lungo ma vale la pena di leggerlo come tutti i libri di Steinbeck, ve li consiglio tutti, uno qualsiasi. Ehm, Premio Nobel per la letteratura, uno degli autori tra i miei preferiti. Questo libro, La Valle dell'Eden, leggetelo assolutamente, va bene anche per i ragazzi. Secondo tag, libri che sono da 10 ma che sono in pre-order, cioè che stanno uscendo, non è ancora uscito. Questo non saprei, non sto seguendo le ultime uscite, per cui non saprei rispondere. Terza domanda, libro da 10 ma che è un red flag, cioè un libro da maneggiare con cura, direi Le strade dell'innocenza, questo di James Roy. Ho fatto un video specifico su questo libro tempo fa, vi consiglio di andare a rivederlo se volete saperne di più. Comunque è un libro noir, un thriller molto crudo, molto forte, per stomaci forti, insomma, non è adatto ai ragazzi, molto cruento, per gli amanti del genere è scritto benissimo, emozionante. Praticamente un ragazzo subisce una violenza da adolescenza da parte di due compagni, di due bulli, e da questo diventa molto timido, molto pauroso, non riesce a approcciarsi con le ragazze e per questo diventa un serial killer, insomma. Dopo c'è il poliziotto che cerca di catturarlo chiaramente, lui che cerca di sfuggire alla cattura, eccetera. Ma è scritto veramente benissimo come tutti i libri di Roy, Le strade dell'innocenza, però è per gli amanti del genere, insomma, non è un libro per tutti. Quarto tag, libri che sono da 10 ma che ha più di 100 anni. Qui ne avevo diversi da proporre, ho scelto questo di Seneca, che ha 2000 anni, quindi più di 100 sicuramente. Seneca era un filosofo latino-romano, è nato intorno al 4 avanti Cristo, quindi vissuto all'epoca di Gesù più o meno. Era uno stoico, per chi non lo sapesse. Questo è un saggio, non è un romanzo, suddiviso in capitoli per gestire le proprie finanze, la propria economia, la propria felicità, i rapporti con gli amici, i rapporti con la gente, la famiglia, come sfruttare bene il tempo che ci viene dato. Scritto benissimo, io l'ho letto in un periodo in cui ero un po' depressa, ero un po' a terra, mi ha aiutato tantissimo, lo consiglierei anche ai giovani. Questa è un'edizione con la versione latina e la versione in italiano, ce ne saranno diverse in giro immagino. Consigliato a tutti, è un libro molto bello ma lo possono leggere anche i ragazzi. Da 10 ma lo hai studiato a scuola. Io ho scelto questo, adesso io ho la versione premi Nobel, comunque è
Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Me l'hanno fatto leggere quando andavo alle medie e è il libro che mi ha fatto amare Luigi Pirandello. Da allora lo vedo sempre quando capita anche a teatro, libri, romanzi, poesie, qualsiasi cosa. Io adoro Pirandello, è uno dei miei autori preferiti. Questo è il primo libro che me l'ha fatto amare. Il fu Mattia Pascal è credo l'unico libro di Pirandello che sia ambientato in Piemonte. Era un signore, Mattia Pascal, che aveva il vizio del gioco e aveva un sacco di problemi con la moglie, con la suocera, debiti, problemi in famiglia, eccetera. Un giorno, tornando dal casino, tornando a casa, si rende conto che hanno trovato un corpo nel fiume e l'hanno scambiato per lui, pensano che sia morto. Allora lui decide di darsi per morto, va via, sparisce, va a Roma e assume un altro nome, che è Adriano Meis, il nome che prende finto, insomma, e decide di ricostruirsi una vita, però si rende conto che senza la sua identità, senza la sua famiglia, senza i suoi affetti non ha niente, cioè è libero, però la libertà significa la solitudine. E questo è il senso del libro, molto bello, un romanzo lungo, ma consigliatissimo a tutti. Io l'ho letto a 12 anni, va bene anche per i ragazzi. Vedrete che vi farà amare Pirandello se lo leggerete. Poi l'ultima, sei il sesto tag, libri che sono da 10 ma ti distruggerà a livello emotivo. Per questo io ho scelto questo libro, Noi ragazzi dello Zoo di Berlino. Adesso se ne riparla, è stato scritto tanti anni fa, anche questo io lo lessi quando andavo alle medie, avevo più o meno l'età dell'autrice. All'epoca si parlava tanto di problemi di droga, di adolescenza, eccetera, e questo è stato il primo libro, credo, molto forte, molto cruento, che parlava senza mezzi termini di questi problemi. Cristiane F. è una giovane adolescente. Quando i suoi genitori si separano all'età di 11-12 anni, lei va a vivere con la madre in un casermone alle periferie di Berlino con la sorella più piccola. La madre lavorava, era separata dal papà e non riusciva a legare con gli altri, con i vicini di casa. Sono quegli ambienti dove non si fa amicizia con gli altri, ognuno vive la sua vita e lei era molto sola. Trova degli amici in questo gruppo di ragazzi che si riunivano nella discoteca sotto la fermata della metropolitana dello Zoo di Berlino, da cui il titolo del libro, si riunivano lì e qui c'era un ambiente di spaccio, di droga, di prostituzione, di tutte queste cose, insomma. E lei entra in questi brutti giri. Più che altro è una storia di solitudine. Poi la sorella va a vivere col padre, quindi perde anche lei e si aggrappa a questo ragazzo, questo fidanzatino che aveva, che la trascina in questi giri, insomma. Dopo alla fine riuscirà a uscire dal giro della droga, ma poi ci ricascherà ancora. È un libro molto pesante. So che ne è stato fatto anche un film, infatti si vede la foto in copertina, è quella del film, ma non ne parlo perché io non l'ho visto. Un libro consigliatissimo, se avete dei ragazzi adolescenti fateglielo leggere perché li terrà lontani da questi ambienti, immagino, perché se si rendono conto di com'è la vita di questi ragazzi non ci cascheranno. Bene amici, spero che vi sia piaciuto il video. Se sì, fatemelo sapere con un like, così magari ne preparo degli altri. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!